Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, come sempre, prima parte del video con i titoloni e poi seconda parte del video vi spiego meglio tutto quanto. Quindi prima ascoltate i titoloni e poi dopo ascoltate la parte dove vi spiego bene tutti i titoloni. Allora, sta girando una notizia, così, anche perché mi avete avvisato di questa cosa qua, che sarebbe in arrivo dall'INPS un pagamento di 715 euro. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questi giorni alcune persone stanno ricevendo appunto questa comunicazione dell'INPS, una comunicazione scritta via email, così, dove dice fate molto attenzione, molto particolare, che è in arrivo questo pagamento. Ed effettivamente questa cosa può sembrare molto interessante, soprattutto per chi riceve questi messaggi. Secondo titolone di oggi. Vediamo un pochino di parlare di questi benedetti bonus Pasqua. Allora, l'altro giorno, in un altro video, qualche giorno fa, avevo già parlato di questo bonus Pasqua e mi avevano chiesto appunto di approfondire un attimino l'argomento. Così, cosa ho fatto? Ho deciso di inserire l'argomento in questo video e anche di questo argomento ne parliamo bene dopo. Bene, adesso siamo arrivati alla seconda parte del video, quindi adesso riprendiamo i titoloni e ve li spiego un pochino meglio. Come vi ho detto prima, sarebbe in arrivo un pagamento di 715 euro e in questi giorni, come appunto mi avete segnalato, alcune persone stanno ricevendo da parte dell'INPS questa comunicazione molto particolare che, come abbiamo detto, apparentemente potrebbe sembrare veramente molto interessante. E proprio dentro questa comunicazione, che alcuni mi dicono addirittura porterebbe il logo dell'INPS, viene chiesto alle persone di aggiornare le coordinate bancarie per poter ricevere un rimborso dei contributi pagati in più nell'anno scorso e che questo rimborso ammonterebbe appunto a 715 euro. Questa comunicazione, email, messaggio che arriva, viene spiegato praticamente che l'INPS non è riuscita a fare il rimborso perché i dati bancari che sono registrati all'interno dei suoi archivi, che sono collegati alla persona praticamente, sono incompleti o addirittura mancanti e che quindi ovviamente per completare tutto questo processo di pagamento l'utente deve aggiornarli tutti. Quindi con il messaggio che arriva viene chiesto alle persone di inserire i propri dati bancari e poi di cliccare su un collegamento o un link per modificarli. Ovviamente, da come vi ho spiegato la cosa fino adesso, secondo me avete già capito che questo messaggio che arriva è il classico tentativo di carpire, prendere, rubare, diciamo così, i dati delle persone. E questo tipo di messaggio di solito si chiama phishing bancario. Si chiama così, adesso non so bene che cosa voglia dire in italiano, comunque è quello. Ovviamente l'INPS periodicamente, ma non solo l'INPS, anche l'Agenzia delle Entrate, insomma tutti gli enti statali che in una forma gestiscono soldi in entrata e in uscita, comunque l'INPS diciamo, periodicamente avvisa, dirama dei messaggi dove informa tutte le persone di fare molta attenzione ai messaggi che arrivano e ovviamente
oltre a dire di fare molta attenzione, dà delle informazioni utili per riuscire a riconoscere dei messaggi originali, quindi quelli che manda l'INPS, da quelli che invece sono dei farlocconi. E quindi praticamente cosa dice? Fa un avviso spiegando di seguire determinate cose, cioè di fare attenzione a determinate cose per non rischiare di trovarsi poi con dei problemi alla fine. E tra cui anche l'INPS, non tra cui, di cui anche l'INPS, di cui anche io, ecco, di cui anche io, quante volte vi ho detto appunto di fare molta attenzione che di non cliccare i collegamenti che trovate per esempio all'interno delle email, di non cliccare sui collegamenti che trovate all'interno degli sms, non WhatsApp, è proprio sms, perché l'INPS nel 99% dei casi quando scrive e vi avvisa di qualcosa, raramente, vabbè, può anche succedere, non è che dicono di no, però raramente chiede di cliccare su dei collegamenti e tantomeno di aggiornare i vostri dati bancari, i vostri dati della carta di credito e quant'altro. Quindi ripetiamo di nuovo la solita cosa, vi invito tutti quanti a non cliccare mai su dei collegamenti che ricevete via SMS oppure che ricevete via email, perché nel 90% dei casi sono messaggi farlocchi, finti, E soprattutto mi raccomando, non scaricate altre applicazioni se non quelle originali e ufficiali dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate o che ne so, dell'INAIL, adesso non so se l'INAIL ha un'applicazione sua, comunque mi raccomando utilizzate solo le applicazioni ufficiali, tra cui quella dell'INPS si chiama INPS Mobile, quindi quando voi vi collegate e scaricate quell'applicazione, praticamente quell'applicazione è collegata direttamente con i dati anagrafici di tutto, che è quello che ci avete, della vostra situazione. Quindi voi è come se steste interagendo con gli archivi dell'INPS. Ecco, quindi è molto importante. Secondo titolone di oggi. L'altro giorno, come vi ho detto, avevo parlato del bonus Pasqua e in questo periodo, visto che me l'avete chiesto, in questo periodo si parla tanto appunto di questo bonus Pasqua. Così, siccome se ne parla pochissimo di questa cosa qua e voglio anche tenervi sempre aggiornati, ho fatto delle ricerche per voi, così vediamo oggi tutto quanto. Allora, partiamo da qui. Diciamo che possiamo racchiudere dentro questo mondo che si chiama bonus Pasqua alcuni tipi di bonus che ho trovato in questo periodo e che sono ancora validi e diciamo ancora disponibili, ecco, in questo periodo. Così vi faccio alcuni esempi. Abbiamo per esempio, qualche tempo fa esisteva il bonus spesa del comune, no? Poi abbiamo sempre la nostra super conosciuta carta acquisti, di cui la prossima ricarica è quella di maggio, oppure abbiamo il supporto formazione lavoro da 500 euro, oppure l'assegno di inclusione. Adesso l'importo esatto di ADI non ve lo so dire perché dipende tantissimo da situazione a situazione, comunque c'è anche l'assegno di inclusione. Un piccolo appunto, per quanto riguarda il bonus spesa del comune, attenzione, vi consiglio di informarvi al centralino del vostro comune di residenza per sapere se è ancora disponibile, se c'è, se non c'è, se hanno intenzione di metterlo, se non hanno intenzione di metterlo, perché questo bonus spesa del comune andava tanto di moda 2 o 3 anni fa. Poi non se n'è più parlato, però non è detto che il comune non dia delle sovvenzioni, degli aiuti a alcune categorie di persone. Ecco, quindi io nel dubbio io proverei a chiamare. E apro una parentesi, non dimentichiamoci che esistono anche delle sovvenzioni e degli aiuti sotto forma di bonus, agevolazioni, contributi, quello che sia,
da parte della regione, perché anche la regione, zitta zitta, perché non se ne parla mai, ma anche la regione, zitta zitta, elargisce delle sovvenzioni. Quindi io farei anche una bella telefonatina al centralino della regione, no? Qualunque regione voi vi trovate, io chiamerei, giusto così, perché anche loro non dicono mai niente, sempre zitti, tinti e muti, alla fine si fanno le sovvenzioni così e nessuno sa niente. Mi raccomando, non dimentichiamoci che c'è anche comune, regione. Adesso provincia non sono sicuro, non sono tanto sicuro, ma comune e regione, oltre all'INPS, io un giretto ce lo farei. Quindi in definitiva devo dirvi che al momento un vero e proprio bonus Pasqua, come capita tutti gli anni, come capita a Pasqua, a Natale, diciamo non esiste. Salta fuori questa cosa di questo bonus Pasqua che poi viene utilizzato dai più per racchiudere in questo bonus tante cose. Quindi, come vi dico sempre, fate attenzione alle notizie che girano in rete perché alcune sono veramente assurde e se volete maggiori informazioni, mi raccomando, chiamate sempre il vostro consulente di fiducia oppure il vostro CAF, il vostro commercialista, insomma chi vi segue la pratica fiscale. Rivolgetevi sempre a lui o a lei, no? Chi che sia, per avere maggiori informazioni. Mi raccomando. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!